Ciao Tiziana, eccoci, abbiamo iniziato. Ciao, Ciao ciao, Elena. ciao, ciao. Vai Tiziana coi punti, prego. Allora, Emozionata Tiziana, eh? parecchio. Chiami dalla Toscana. Sì, A provincia Pisa. di Pisa. Pisa. Esatto, Sì, esatto. Prego. Pisa, Pisa. sì, in provincia, in Vinci. campagna, in campagna. Allora, dunque, non sono single, Acufeni. Acufeni. eh? Sì, Tieniti i punti, poi magari aggiungi, però almeno ok, acufeni. sì, no, me li sono riscritti per non andare fuori tema, perché magari divago. Avrei talmente tante cose da dirvi che per me anche 2 giorni potrebbero andare bene. Ma insomma, sì, acufeni, che oggi devo dire ce li ho al volume massimo, credo, proprio dalla parte destra, e un fischio continuo da stamattina fortissimo. Ovviamente, vista la giornata, non poteva essere diversamente. Mm. E va bene, mi sono visualizzata, siccome mi capita da quando vi vedo, di visualizzare ultimamente, anche, alle volte anche a colori, no? Lì per lì le prime volte è un attimo di panico, però poi piano piano uno si abitua, non è una cosa che mi era capitata molto frequente. Visualizzi quindi. Eh sì, ho visualizzato una fascetta qui davanti agli occhi che mi arriva fino alle orecchie, quindi suppongo una specie di impianto. Pianto. Se per quello ho visualizzato una figura di una persona anziana con la parte qui del viso tolta, come se fosse un Robocop e fosse praticamente una parte di robot. Ho pensato all'avatar perché ci stavo pensando, cioè quando visualizzo mi viene come se fosse la risposta a cos'è quello che sto visualizzando, Mhm. quindi mi è venuta proprio come se fosse l'avatar, Infatti, sì, ho perché visto anch'io avevo adesso, fatto bravo. Mm. volevo visualizzare la pulizia del mio cluster dell'avatar e l'ho visualizzato praticamente mangiato Sì. per questa parte. Ma queste visualizzazioni te sono arrivate dopo la prenotazione? No, io vi seguo da fine novembre-dicembre e da quando ho iniziato a seguirvi ho iniziato ad avere visualizzazioni e ho anche smesso di fumarmi le canne, capito? Quindi penso che Oh, sia una cosa anche, ho anche capito perché forse fumavo le canne, Mhm. perché sentivo voci, sentivo e vedevo cose che magari non ero ancora pronta ad Mhm. perché? ascoltare e Perché quindi... non hai optato per una diretta? Come prima esperienza? No, è una domanda. Perché ho provato a fare il tuo test, varie volte lo provo a fare e soprattutto ultimamente mi partono delle scosse dalle ginocchia, dove penso di avere altri 2 impianti dalle ginocchia, perché poi anche lì poi ti racconto il sogno. E praticamente nel momento in cui incomincio ad andare in ipnosi mi partono queste scosse che mi distraggono, mi fanno riportare alla realtà, ma proprio sono proprio forti per tutte le gambe, Magari quindi in futuro. magari sì, ci sto lavorando, ogni tanto faccio il test per capire per vedere cosa vedo, però non riesco ancora a fare una visualizzazione comandata, cioè visualizzo ma non è comandato ancora. Ok. Ho sognato praticamente che ero un militare catturato, sdraiato, legato e Spia eh, russa. No. sì, una specie e praticamente mi stavano mettendo dei chiodi nelle ginocchia, impalando proprio questi chiodi nelle ginocchia, nelle spalle, nei polsi. Sono tre i sogni, no? Sì, Questo è il quinto punto. Allora, hai delle capacità di Mhm. visione. Uno è questo delle spia russa, uno è da crociato e sì, uno è la bambina neonata. io visualizzavo dal centro di una strada, sulla sinistra mi vedevo io, vestito tutto di bianco con una croce rossa, questi capelli lunghi bianchi, e dall'altra parte c'ero sempre io, di qua era un uomo, di qua era una ragazza che cercava di scendere questo scalino e non
non riuscivo ad andare, però poi mi sono svegliata di soprassalto. La bambina neonata? L'altro non me lo ricordo. Bambina neonata, non so. Ah sì, ho sognato con una bimba piccola, proprio tutta rugosa, con gli occhi azzurri, bionda, che mi guardava e mi sorrideva, ma non ho percepito legami, non so perché ho sognato questa bimba bionda così. Poi ho fatto un ulteriore sogno mentre stavo dormendo, stavo riposando. Ho sentito una voce. Praticamente ho sentito che un adulto che diceva a un bambino, dice fai piano, non la svegliare e toccala. Ora lì per lì mi sono svegliata, ma non ero sveglia, ero sveglia nel sogno, stavo ancora dormendo io perché mi sono svegliata e non ho visto niente e ho risentito di nuovo la stessa frase. Poi mi sono svegliata, proprio svegliata, e lì per lì non l'ho percepita tanto positivamente, ma forse perché una cosa sconosciuta e non avevo mai sentito così nitido una frase detta. Va bene. E ho pensato che potesse essere una vita parallela dove ero felicemente sposata con la mia fiamma e avevo un bimbo piccolo ed ero incinta di un altro. Questo è il terzo punto, per esempio, tu hai un compagno, Cini Sì, Vaccato, mi raccomando. compagno, sì, Una storia, Cini Vaccato, Cini e penso che sia la Vaccato. fiamma. Ok. No, non credo sia la fiamma, cioè, perché la fiamma, cioè, la fiamma è tutta un'altra cosa. Cioè, io mi sono innamorata una volta sola, ho avuto una convivenza di 7 anni e magari non era la fiamma, ma era sicuramente un'anima affine. Ed era proprio, finivamo le frasi l'uno dell'altro, ci si capiva al volo ed è stato un amore proprio. E non credo che lui sia una fiamma. Ok. Poi ci va a capo, ma... Punto 2, stiamo andando un po' a caso, no, nei Sì, lo punti. so, scusa. Lavoro e soldi. Lavoro, avevo dei problemi che in questi 4 mesi si sono risolti perché ho trovato un lavoro non da dipendente, lavoro a provvigione e ha iniziato un po' in maniera graduale, ma a marzo è esploso e aprile è andato altrettanto bene, sta continuando ad andare bene, ho altre proposte lavorative, sto facendo altri 2 lavori che anche lì stanno incrementando, quindi direi che piano piano basta crederci, è solo una questione di tempo. E penso di essere l'unica persona che esce da Equitalia ed è contenta di aver raggiunto degli obiettivi personali per poter andare a pagare Equitalia. Penso di essere stata l'unica forse nella storia, però... Ok. Quindi E hai il sospetto di avere... Come? Ok. Hai il sospetto di avere dei disincarnati attaccati. Sì, io gli ho fatto vedere la strada per il portale Aureo, ho detto andate, avete fatto quello che credevate giusto, ma adesso non servite più qua, quindi quella è la strada, andate. Spero che l'abbiano seguita, l'ho fatto più di una volta, e quindi sì, ho i 4 nonni, un fratello e praticamente un figlio non voluto. Ok. E disincarnati da chiamare chi sono? Io, no, fondamentalmente no, se trovano la via di andare, beh, per loro va, che vadano, non so. Una Va cosa, bene, dimmi. mia cugina che mi ha fatto conoscere voi, con lei ci affrontiamo molto sulle nostre vicissitudini quotidiane, i nostri eventi, gioiamo per le nostre gioie. Sta crescendo i figli, gli sta parlando insomma di voi, quindi hanno 7-10 anni, quindi loro hanno percepiscono molto e hanno grandissime capacità.
Il più piccolo, 7 anni, gli ha detto che praticamente era la reincarnazione di nostro zio morto tanti anni fa e non si ricorda poi dopo giorni di aver detto questa cosa, quindi magari Cioè, i figli della tua amica, uno per dice che è la mia tua cugina. cugina che è la reincarnazione di uno dei tuoi zii, vostro zio. Sì. E gli Ok. ha detto, cioè, mia nonna, cioè nostra nonna lo chiama con il soprannome, lui invece gli ha detto proprio sono zio Hermes, capito? Quindi cioè, non l'aveva nemmeno mai sentito, l'ha sempre sentito nominare col soprannome, quindi però Iniziamo. interessante, sì. Tiziana, ti disattivo il microfono. Buon viaggio. Buona. Sì, ok. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la prima cosa che vedo è siamo io e Tiziana, ok, e direi le nostre PS sono d'accordo a far sì che sia Tiziana a portare me a vedere le cose, no? Mhm. È come se la mia PS dicesse sei in grado, fammi vedere. Mhm. Ti sei bloccata. Sei in Io? grado? Sei in grado? Tu di farmi vedere cosa andare a guardare. Ok. Vedi che avevo ragione, che poteva fare una sessione diretta, almeno come primo Mm. viaggio. Sì, sì, sì. Dà l'autorizzazione. È un peccato però, Mm. Tiziana, ridi, ma è un grande peccato perché vedere le cose con i propri occhi dà una marcia in più a tutti gli effetti. Poi magari il lavoro completo non lo riesci a fare e una seconda volta ti avvali dell'utilizzo dell'esperienza e delle capacità di una medium. Questo per me è il percorso ideale, diretta e poi telepatica con medium. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 sì. Va bene, ci dice lei che vibrazione ha e tu controlli ovviamente. Non te lo dice? Elena, sei bloccata? No. Ah. Bloccata. Interrompo la registrazione. Allora abbiamo ripreso a registrare. Qual è la causa esoterica di questo problema tecnico? Allora, Tiziana, secondo me, quello che vedo io è come se vedessi, prima che si disconnettesse, ok? Io ero dietro e Tiziana stava andando avanti e la sensazione che mi trasmetteva era che ci avrebbe fatto vedere qualcosa di straordinario e non vogliono che noi lo vediamo. Vabbè, entriamo tutti in un grande ad eternum Mhm, che usiamo come astronave per fare questo mhm, viaggio. Dove andiamo? Noi siamo nell'ad eternum. mhm. Vibrazione. No, è possibile. Di Ma nuovo. allora...
Pronto? Allora, Sì. vibrazione. Che Sì, adesso ti cavolo. sento. Vibrazione 87 miliardi. Consapevolezza. 189. PS. 63. Vite. 921. Cervello. In questo momento è 10.3. Ok, sono valori molto alti tutti. Cervello sopra il 10 capita raramente. 87 di vibrazione a inizio sessione, quasi 200 di consapevolezza e meno di 1000 le vite. Mm. Così, però, non riusciamo a fare la sessione perché io ti continuo a sentire sempre un po' in ritardo e con l'immagine molto sgranata. Cosa sta Ah, succedendo in eterico? in L'immagine non eterico, importa, perché ma c'è adesso mi una... senti? Io ti sento, sì, sempre con un velo di incertezza se stiamo comunicando o sto parlando da solo. Non Io so, adesso perché Tiziana io la sono... vedo, quindi la mia connessione non è. Ok, di solito. Ok, chi è che c'è che rompe i coglioni? Detta così, infatti, in perché inglese. con un francesismo inglese. Mm. Sono gli stessi che abbiamo visto ieri, era ieri che avevo visto quelli Mm? Chi che sono? Li letterate al sono gli coglione stessi. o i militari? No, sono sempre del deep state, ma sono proprio è come se bloccano tutto ciò che è evolutivo, stanno iniziando a bloccare tutto ciò che è evolutivo e e noi perché stiamo facendo un lavoro molto valido e molto Mhm. preciso con le persone consapevoli. Ok, siamo dentro un ad eternum, come fanno? Non possono. Dentro ci siamo tu, io, Tiziana, la connessione di tutti e tre. Come fanno? Adesso infatti forse dopo la Eterno non so se si è più disconnesso. Ok, Vediamo. adesso Io andiamo a adesso prenderli, Mm. li andiamo a prenderli, li mettiamo tutti in un portale dell'oblio, uno dietro l'altro. Op, 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 op. Fatto. Tiziana. Tiziana cosa? Non ho sentito. Elena? Ok. Sì, sì, Non ho sentito. Devi ripetere. non ho Non detto ho sentito niente. niente. Ok, Niente. Tiziana, che cosa vuol dire? Che hai detto Tiziana? Ah, che lo fa Tiziana. Ok, sono andati? Sì, adesso sì. Mm. Entità eteriche. Allora c'è uno del secondo universo che cerca di interferire attraverso una specie di, è come se fosse una specie di bamboccio, è come se avesse delle orecchie antenne, ha la forma delle orecchie di gatto, ma sono delle antenne, tipo blu scuro, e lui è tutto grigio-verde, una cosa lunga, una sagoma lunga, ma è collegato a un demone del secondo universo. Entità eteriche. Secondo universo. Sì, secondo universo che è collegato a questa specie di fantoccio che ha delle antenne che hanno la forma di orecchie di gatto, ok, Mhm. blu, e lui ha questa sagoma lunga, allungata, grigio-verde. Fantoccio perché il secondo universo non possono Mm, interagire con il primo e hanno esatto. bisogno di un intermediario, un Sì, fantoccio, ringhio famoso, escamotage di vario tipo, demonini, demonetti.
Sì. con i demoni. Mm. Poi, E poi c'è Zeus. Sì, allora Zeus ogni tanto, cioè, vedo che Tiziana riesce a staccarlo Zeus molto spesso. Sì, quindi va e viene l'interferenza di Zeus. mm, Mm. In questo momento, per esempio, è più distante, non sta interferendo Tiziana. mhm. E poi c'è un piccolo falconiforme. Eriella? Ce n'è uno. Mentali. Ce n'è una. Ce n'è Livello. solo una di livello 4. Che ha lo scopo di mm, convincere Tiziana che lei convincere Tiziana che c'è sempre qualche insicurezza in quello che fa, cioè fa sì che lei creda di non che quello che fa non è mai perfetto, non è mai abbastanza, no? Quindi in tutte le Mhm. azioni le fa venire l'incertezza sulla sua azione. Mhm. Incerta. Sì, Nome della PS e della PE di Tiziana. la PS è perla blu, E della PE? mi dice sfera viola. Mm. Me le fa vedere proprio così, cioè si fanno vedere proprio così, come una perla blu con una sfera viola intorno. E tra l'altro Tiziana ha una camicia blu adesso. Mm. In denim, anche abbastanza rara ormai. Non così attuale. Mhm, mhm. Attuale adesso ci sono i pantaloni con le perline. Mm. Ok. Ciao. Ciao e... No, vabbè. Serietà, come dice Dita. Serietà. E come si chiama il progetto di Tiziana? Inf- infossamento. Vabbè, non ti chiedo neanche motivazione, perché insomma, in qualche modo noi siamo venuti qua, abbiamo creato delle entità per contrastarci, in modo che noi ci sfidiamo e usciamo o non usciamo subito, ci mettiamo più vite dai vari cazzi che ci siamo creati. Mhm, 3, 4 sogni, 4 sogni. 1, crociata, crociato. mhm. Sì, una vita passata. Allora, la sua PS utilizza di solito, diciamo, nei sogni a volte sono delle abduction, a volte delle vite passate o parallele, nel suo caso, nel caso di Tiziana. Questa è una vita passata e gliel'ha fatta vedere la PS, mh, perché è come se lì ci fosse un'esperienza che stava facendo che non è stata in grado di chiudere e che vorrebbe chiudere in questa vita. Mm. Allora, Quale? mm, Mhm. quello che mi fa vedere è che da crociato è partito seguendo un certo ideale, tra virgolette, no? Quindi che dovevano assolutamente rendere tutti, no?
parte della religione questa cosa, no? Che è andato diretto. E poi vedo che a un certo punto, in questo momento di questa retata, possiamo dirlo, no? In una parte di un villaggio, vedo che sta prendendo 2 o 3 persone, lui e gli altri crociati, stanno prendendo 2 o 3 persone, mentre prende questa persona per portarla via, è come se scattasse qualcosa e si rende conto che quello che sta facendo è contro ai suoi principi. Abbiamo fatto fatica a sentirti, ma più o meno ti abbiamo sentito. Voglio sapere che cosa succede oggi dalla tua Eh, parte. Che succede? A questo punto abbiamo cambiato anche connessione e eh, continuano ad esserci problemi. Ripetiamo mhm. il concetto, va? Che così lo capiamo meglio. Ok, praticamente è come se in quel momento, mentre stava, vedo proprio, no, che sta per, dal cavallo trascina questo uomo senza Mhm. capelli, lo trascina per portarlo via e mentre lo trascina è come se scattasse dentro qualcosa e si accorge che quello che sta facendo è completamente contro i suoi ideali. Quindi molla l'uomo e si mette a piangere. Ok, quindi da lì in poi lui vuole fare proprio l'opposto. Cioè? Quindi cerca di aiutare le persone che vengono, diciamo da infiltrato, cerca di aiutare le persone che vengono perseguitate dai crociati, ma non riesce a portare a termine questa cosa perché viene ammazzato prima, scoperto e ammazzato. Bene. Spia russa. Direi che è la stessa cosa, gliela fa vedere per più o meno la stessa cosa. Quindi ehm, è un'altra vita dove come da infiltrato cerca di portare la verità. Bambina neonata. Allora, sono ferma perché è stupendo vedere, essere consapevoli di quello che vede una bambina neonata all'esterno. Mm, cosa vede? È come se vedi da giù, cioè è sdraiata, no? Vedi, è come se vedessi tutto, l'impressione che ho è come se vedessi tutto attraverso una lente di ingrandimento. Quindi come, no? Proprio sai quando guardi attraverso un pezzo di vetro, che vedi tutto un po' così, tutto più grande, ma tutto un po' Mhm. che sembra quasi deformato, no? Tutto intorno. Ed è una bella sensazione perché è come se ti senti in quel momento, è come se si sentisse mm, accudita in un guscio. E lì parte questa sensazione di adorazione verso la mamma. Ma è lei la bambina Sì, neonata? Ah. è lei la bambina neonata, sì. Come si chiama? Muriel, Muriel. È in inglese o in francese? inglese. Ed è poi morta? Neonata? Sì, allora sì, però la PS è come se la PS avesse spento, Mm. mm, vagato e poi tornata in un altro corpo. Perché questo sogno? Qual è il senso? L'obiettivo della PS? Mi dice che in quel momento lì, in quell'esperienza lì, stava cercando tutte le esperienze idilliache in contesti idilliaci. Quindi rimaneva in quel contesto fino a quando era così. Quando c'era un minimo cenno di abbassamento di vibrazioni, lei spegneva il corpo e andava da un'altra parte. E l'ha Mm. fatto per 5 o 6 vite di seguito.
Per capire cosa? parallele. 5-6 vizi doveva capire una cosa. Sì, esatto, voleva capire una cosa ma che non ha trovato, cioè è come se lei cercasse la, eh, il trucco per poter vivere sempre con quelle vibrazioni idilliache, ma nella Matrix non è possibile, quindi mh, diciamo l'esperienza che ha fatto è che la sua idea iniziale di ricerca non ha portato in quel modo lì non ha portato risultati e quindi bisogna trovare un altro modo, dice. Quale? Dice andare a frugare nel profondo di ogni esperienza, cioè non tutte le esperienze esistenti, ma ogni esperienza che si fa, andare a frugare nel profondo. Nel profondo è come se quello che mi fa vedere è che inizi l'esperienza che è larga così, no? Mettiamo, mi fa vedere questo tipo di immagine. Poi man mano che vai nell'esperienza, i particolari, cioè elimini dei particolari inutili, no? Fino ad arrivare al nucleo, all'essenziale, che è quello che ti fa capire a cosa serve quell'esperienza. Sogno ultimo quarto della voce di un uomo che dice di fare piano, se no si sveglia. Mm, Quella è una abduction, Ok, che quante prima ce ne me te sono? lo dice. Ma in realtà non riescono più a fargliene tante. Una ogni 2 mesi, 3. Con che scopo? Devono infossarla, ma Sì, perché? Cioè come? allora, in eterico, tipo durante una vecchia abduction, perché da qua poi da quella lì che ha visto non riescono più a fargliene, ma in qualcuna indietro cercavano di allora, lei la vedo sdraiata su questo tavolo di metallo e sotto c'era come una specie di contenitore energetico, potrei dire, no? Perché era come se lungo tutto il suo corpo ci fosse questa mezzaluna sotto, ma era di energia, non di un materiale consistente, no? E Mm. attraverso dei meccanismi tipo dei fili da sopra, ok? È come se infilati nel corpo in vari punti le spingessero la sua energia verso il basso, Mm. ok? Fino a cercare. Il tentativo era quello svuotarla, di svuotarla completamente delle sue vibrazioni alte e infossare le vibrazioni in questa specie di teca sotto, Mm. energetica. Perché per la blu la PS vuole fare questo, vuole svuotarsi, vuole fare l'esperienza di svuotarsi per poi accorgersene, dare la colpa Mm. a delle entità, poi riuscire a capire che non sono le entità ma che è lei e quindi cos'è? Darsi della cogliona da sola? No, perché dice che lei deve, che noi per trovare la soluzione dobbiamo arrivare fino al fondo dell'esperienza. Svuotati. Chi l'ha detto? No, in questo caso era arrivare fino all'estremo svuotamento per capire l'esperienza, dice. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha deciso? O lei, lo dice lei. Ma lei vale per tutte o le No, PS o solo lei? no, è quello che crede. È come se trovasse quello che mi dice, sto provando tutte le soluzioni, allora adesso sto provando questa. Lei lo sa perché abbiamo avuto così tanti problemi di connessione, adesso non più? Erano proprio quelli lì di queste abduction, questi militari. Delle abduction o del deep state?
Sono collegati in questo caso, Perché Tiziana sa delle cose. perché Tiziana è molto potente. Ale, sono ricominciati i problemi, no? Ti ho sentito Ah, però con una voce un po' metallica. vediamo. Ok. Causa esoterica degli acufeni. Allora, quello che lei vedeva prima, che in effetti è un impianto mentale, ok? È come se le avessero messo dalle orecchie e davanti agli occhi una placca, ok? Mhm. Dove, che altera sia l'udito che la vista. Quindi cercano di modificare anche quello che vede. Quindi la fascetta che lei ha visto è quello? Sì, La mascherina del bandito, del sì, ladro. Oh. esatto, sì. Mm. Mm. L'uomo a cui mancava un settore del viso è l'avatar. Sì, l'avevo già visto prima mentre lo diceva. E poi lei ha detto, penso che era l'avatar. In effetti sì, perché mentre lo diceva già avevo visto che era il suo avatar. Mm. Perché lei è forte, lei riesce, come dicevo prima, anche con Zeus, riesce spesso a togliersi questa interferenza. Quindi lei riesce a togliere le interferenze, sì. Lei si fa una domanda, si impone una risposta, la risposta arriva. Sì, qui deve stare attenta, nel senso che ogni volta che si impone una risposta e la risposta arriva, dovrebbe valutare se è arrivata dall'EDL che fa spola tra le entità eteriche e le entità mentali e la sua mente, perché a volte è l'EDL che le fa arrivare quello che lei chiede, ma molto spesso invece è proprio la sua capacità di creare. Ma a volte riescono ancora a, diciamo, fregarla facendo finta che sia lei, in realtà è l'EDL che lo fa. Ok, è venuto fuori adesso che lei ha una particolare connessione con il mondo militare, sia in famiglia, non dico, sia la persona che frequenta, che è un militare. Mm, mm. Causa esoterica, intanto chiamiamo la persona che frequenta. Sono arrivati mentre lo dicevi. Eh, per bloccare, allora no, la PS ha scelto di entrare in questo contesto e in questo contesto per le interferenze è stato molto semplice fare appunto il progetto che stanno facendo con lei. Mm, Era quasi, cioè, eh, inevitabile, sì, ovvio. esatto, ovvio. Con la persona che sta frequentando, le interferenze ne hanno approfittato e alcune volte interferisce con lei verso il suo progetto. Non so se sono stata chiara. Cioè, a volte le interferenze di questa persona fanno sì che questa persona interferiscano con la vita di Tiziana per portarla verso il progetto che loro hanno con Tiziana. E Quindi quindi, infossamento. esatto, sì. È la fiamma la persona che sta No, frequentando. no, no. Ok, la salutiamo, Mhm. portale, via. È la fiamma quello che ha frequentato per 7 anni? O 7 anni fa, per 7 anni? Potenziale. Era un'anima affine di livello 5, l'ho visto già prima mentre raccontava. Chiamiamolo nel cinema. E già che ci siamo, Mhm. chiamiamo la cugina che le ha fatto conoscere le sessioni, i figli
e in particolar modo il bambino che ha detto di essere la reincarnazione di uno zio e poi si è dimenticato tutto, citando il nome corretto dello zio che non ha mai conosciuto, quando lo zio, se veniva nominato con un soprannome molto diverso, mi sembra di aver capito. Mm. Mhm, Quindi due bambini, la cugina e l'ex, chiamiamolo così, mhm. 7 anni in Tibet. Ah, mm. Tutti che conoscete, tutte le donne conoscono quello schifo di film solo No, perché io non c'era so Brad se l'ho più Pitt. visto. Sì, mi ricordo, io ho solo presente la foto Di della bello c'era solo il titolo, perché il resto era e la porcheria. foto iniziale, ma non lo so se l'ho visto. Porco. Io sono più i film che iniziano e non finisco adesso che... o le serie. Du Mm, palle. sì, sempre peggio. Proprio una schifezza. Mm, mm, mm. Ok, chi si presenta? Si presentano tutti. Tutti, sì, sì, tutti in prima fila, Vai, iniziamo con la assolutamente. ex. Con l'ex appena entrato ha guardato Tiziana in maniera come se la adorasse. Lei era lì vicino, se la carezzava. Non so com'è finita, ma in eterico lui è molto... Male. Eh. Ah, con l'indice e il mignolo su. Ma poi tra Ah, l'altro cioè, si vedrà, quindi il pollice, il medio e l'anulare giù e l'indice e il mignolo su. Ma di lui, sì, sì, ma non era... non era lui, non No, era in non sé. era per... sì, non era... Era la paura, era troppo trascinante questo amore e si è spaventato, ma lui l'adora. Io in eterico l'adoro. Mm-mm. Bambini, Allora, il bambino che ha detto il nome dello zio vede tutto, vede, vede tutto nel senso vede le altre dimensioni, quindi vedo che vede persone, energie, ma è come se da sempre per lui fosse normale. Non ne parla perché vede che nessuno ne parla, nel senso in generale, no? Nella società, ma lui vede. Magari non sempre, ma a volte proprio vede con facilità e non si stupisce neanche. È una perla che vede. è una perla. Mm. Bisognerebbe portarlo in una scuola vera di bambini che vedono, che piegano Mm. cucchiai. Mm. Una scuola di Harry Potter, quelle robe lì, però vera, Mm. non quella cagata Deep State di Harry Potter. Non dire parolacce. Ah, ecco, studiano a casa. Ah, bene. Sua cugina li fa studiare a casa. Brava. Bene. Ok, e la cugina? La cugina viene? Cugina, c'è. Ok, mi sembra che questi quattro vibrino alto. È una mia Infatti. sensazione. No, no, è una cosa... Sembrano gli incredibili, il film, tipo. Sì, Cioè, sì, che sono quattro bei pezzettini da 90. sì, assolutamente. Bene, ma Tiziana, ma tu hai dei contatti con questo ex? Intanto scrivi. Ok. Vuole venire qualcun altro? Ah, niente, è andato. Non è più disponibile. Ha già figliato. Vabbè, Vabbè. cosa c'entra? Cioè, agenzia matrimoniale sono io. Elena è agenzia rompifamiglie. Agenzia Crisis. Vabbè, però, vabbè, apriamo il solito capitolo fiamme. Cioè, nel senso, uno può... mm.
Vai, No, vai. vabbè, ma ci sono delle fiamme. Tiziana può fare quello che vuole. Lei Sì, dice: Non penso che sia la persona che io voglio." ok. Sì, sì, ha fatto vedere il bicipite, ma questo in realtà vale per tutti. Tu sei molto avanti, sei molto brava, Mm, sei molto bramata dalle entità, mm, quindi non dovrebbe essere tanto difficile per una come Tiziana dire: Ok, adesso io voglio la fiamma. esatto. Lì non me va perché devo andare a farmi Boh, tutta una serie di giri che non mi interessano, quindi io creo la mia fiamma. sì, Quindi adesso la crea mhm, oggi e le sì, chiama si è già tutte, mossa. tutte quelle grezze che ci sono, perché la fiamma la creiamo noi. Allora, sai cosa ha fatto mentre tu spiegavi questa cosa? Mhm, Allora, è arrivato questa specie di nuvola vassoio, no? Sempre con le fiamme grezze, ok? mhm. E poi c'è la fiamma grezza sopra il suo ex. Mentre tu spiegavi questa cosa, lei ha preso la fiamma grezza sul suo ex e l'ha rimessa sul vassoio. Quindi l'hai rimessa in gioco. Sì, nel senso, l'ha tolta da lui. Ah, ok. Mm, Quante sono? 6. Quante sono in Italia? Lo sta creando adesso lei, sta valutando. 3. Una vicino a lei verso il mare. Una più giù sul mare opposto. Adriatico. Ionio. Ah, ok. Mm. E una tra la Liguria e la Lombardia, più o meno lì sotto. Voghera, Confi- Alessandra, lì cos'è? Ok. sì, Pavia. sì, di lì, ecco. Mhm. Bene. Non c'è il militare attuale. Mm, C'entra no, molto con un militare, una come no, Tiziana. no. Tiziana. Che è? Che è Tiziana? Bello perché Tiziana viene, si vedrà in video, Mm. che è lì che ride. Che bello. Ok, gli acufini li abbiamo visti, lavoro e soldi. Lei da quando ci ha scoperti Mm, e soprattutto ha prenotato la sessione ha iniziato a girare molto bene il lavoro. Marzo mm, d'oro, aprile molto bene. Grandi mm. soddisfazioni, le piace quello che fa, guadagna e viva. Sì, ti dico quello che vedo. Sì, sì. Allora, si è tolta un'interferenza guardandoci con la sua consapevolezza e velocità, si è tolta un'interferenza. C'era questa mm, una roba marrone, può essere, no, via di mezzo tra un insettoide e un rettile che interferiva proprio ed era collegato a un'entità, a un EDL, un'entità mentale di livello 2. Che erano proprio bassi, la tenevano proprio giù e era come, cioè in eterico era quasi come se tutte le volte che entravano delle finanze gliele portassero proprio via, no? Giusto per sopravvivere, poi fu. Mhm. Ma perché adesso va bene? Perché è riuscita, guardandoci, a consapevolizzare, evolvere, a fare un lavoro da sola di eliminazione di quelle interferenze anche senza vedere le interferenze insieme, ma solo ascoltandoci, mettendo in pratica in qualche maniera quello Elena? che vede. Sì, non mi sentivi più? Elena? Io ti sento, Sì, anche senza? anche senza vedere quale tipo di interferenza era, ma solo agendo sul di sé, sulla sua consapevolezza, sulle sue vibrazioni, è riuscita a staccare completamente queste interferenze. Va bene. Ah, Tiziana dei disincarnati attaccati.
Io li vedo più girare un po' a casa sua, ma soprattutto la casa sua di origine. Mhm. Può essere dove abita la mamma, non lo so, vedo questa cosa qua, non so. Sì, lei di Ah, alza sopracciglio. mm. Chi sono? Girano o sono attaccati? Sono attaccati, girano. Allora, diciamo che il punto stabile è quella casa lì e poi girano. Ogni tanto seguono Tiziana a casa sua e ogni tanto tornano là. Però diciamo il posto principale è casa di sua mamma, ecco. Cosa le creano? Sono. Dimmi, sì, chi sono io? Cosa le creano come problemi? Allora, sono i nonni materni. Poi c'è, penso sia il fratello che diceva, no? Vedo un uomo abbastanza giovane, non so, che è come se seguisse loro, questi nonni materni, quindi è quasi come se è lì perché vuole interrompere quello che stanno facendo loro. Mhm. E il bambino, sì, il bambino non voluto, no, non lo vedo. Desincarnato. Sì, non lo vedo attaccato. Portale aureo, apriamolo, chiamiamoli tutti Mhm. e vediamo se c'è qualcuno. Vediamo quanti arrivano di tutte le generazioni, come sempre, di Tiziana. 136. Tra quelli che hai visto, connessi a lei, chi vuole prendere parola? Cioè, il bambino c'è, ok, non è attaccato a lei, ma c'è. Sì, sì, c'è, è arrivato. È arrivato prima quando stavamo guardando chi erano i disincarnati agganciati, diciamo, no? Mm, Non era attaccato a lei, ma sono io che è come se l'avessi cercato e chiamato e quindi è arrivato. mm. Allora, vuol parlare la nonna e dice che deve stare lì perché deve essere sicura che sua figlia, quindi la mamma di Tiziana, stia bene e faccia tutto per bene. E quindi deve tenere d'occhio anche Tiziana. Vicca la E s- nonna. Mm? Vicca alla nonna, Mhm. che come è normale che sia non ha capito un... Beata Cippa. Esatto. Magari aveva sempre il rosario in mano, quindi cosa vuoi che abbia capito? Più o meno. Mm. Mm. Beh, di solito però le nonne capiscono niente perché Madre di Dio, prega per noi peccatori, solo quello sanno dire. Perché sarei un peccatore io, non ho capito. Ma questo non Ma l'ha capito. Il infatti, peccato originale è poi una di quelle cose che scusa, veramente... ma Perché non mi trovo un prete con cui discuterne? Mi racconti cosa vuol dire peccato originale? Ma perché mm, peccato originale? Ma pecca tu. Cioè, ma mandati una infatti. pecca col tuo peccato. Mhm. Mm. Mhm. Peccato originale, ma vaffanculo. Non dire parolacce. Ok. C'è una sorella ipercattolica. 2022, cattolici. Non si può. Non si può. Mm. In pieno risveglio, uno è ancora cattolico. Non si può. Ma due domande non te le fai. Non si può. Mm, mm. La gente non si sente stupida.
a fare sempre le stesse cose, senza senso, perché si fa. Mm, mm. Ok, qualunquismo magari, però. Diamo una vicca a tutti i cattolici Mhm. del mondo. Una vicca speciale che mette in risalto quello che è evidente. Quindi è evidente che pregare è una cazzata, sì, è evidente. Quindi è evidente. Poi se vuoi continuare a fare una cazzata, sono cazzi tuoi, ma è una cazzata. Mhm. Non è un'opinione, è una cazzata. Allora, il 23% si è accorto di questa cosa. Mm. Mandala anche a quello che quando c'era il portale dell'inferno in YouTube diceva che il problema è che nessuno prega. Quello lì è un po' strano. Mm, Mm? mhm, Lo mhm, conosci? mhm. Mandagli quella vic dell'evidenza. Che sembrava che facesse un bel discorso, poi alla fine diceva, dovete Sì, pregare. c'è Dice, quel ma pezzo lì. non è possibile. Vabbè, ma è un Sì, pezzo sì, lui fondamentale. certo. Se No, no, ma può, se infatti può. è interferito in questo. Tanto. Mm-mm. Ok, Mhm. che succede? Allora, il 23% vedono, consapevolizzano questa cosa e si sganciano dalla preghiera. Quanti? 56, 57. Adesso ti risento male. Quanti? La Aspetta, eh. percentuale non l'ho Ok, sentita. il 23%. Vabbè, un È un quarto. inizio. E gli altri lo vedono, ma hanno le interferenze che fanno sì che o se lo dimenticano, o si dimenticano di averlo visto, diventano più aggressivi verso questa affermazione, o fanno finta che non è vero, e varie cose. Mhm. Va bene. Nonni, Vic, portale aureo. Bambino abortito, Vic, portale aureo. Mhm. Quell'ultimo non ho capito chi è. Chi è? C'è questo Fratello. uomo, sì, Un fratello. fratello? Mm, Tiziana, io non me lo ricordo più. diceva, io lo vedo, sì. Ah, fratello mai nato. È un fratello mai nato. Ah, comunque è arrivato come se fosse un ragazzo di 40 anni, attaccato a loro. Mm. È rinato e poi magari morto. Può essere. Magari in un'altra linea temporale. Boh, quasi può Infatti. essere tutto. Sì, sì, comunque è lui. Io qua lo dico, perché a volte sembra che ci sbagliamo. Ah, ragazzi, qua non c'è una linea temporale, qua c'è un bordello che non riusciamo neanche a immaginare, figuriamoci a No, no, capire. infatti. C'è un casino, c'è un casino. Diciamo, concentriamoci su Tiziana. È probabile che ci sia una Tiziana che è bionda, una Tiziana che non ha gli occhiali, una Tiziana che fa la dottoressa in Australia. Mm, Contemporaneamente, sono sempre Tiziana. mm, mm, mm. Questa matta di PS fa di tutto. Ormai ha iniziato la vita di Tiziana e dice: Ma perché io non mi faccio un'altra linea temporale dove Tiziana gli occhiali non li porta? E quindi tutte quelle volte che non so, quella volta che si prende la pallonata e gli occhiali si rompono, quella è un evento che non avviene perché non ha gli occhiali Tiziana. E Mm. quindi in un'altra linea temporale si piglia una pallonata e se la piglia in un occhio e magari ha un danno all'occhio perché non è protetto dagli occhiali. Sto inventando. Cioè c'è un bordello. Mm. Multiversi, tocca
Esatto, lei non ha ricordi di alcuni pezzi della sua infanzia e adolescenza. Quindi a Mm, volte voi vi connettete a dei pezzi di altre mm, tiziane, che ne so, ok? Quindi un fratello mai nato e magari è legato a una tiziana di una linea parallela molto mm, vicina e invece è nato prima di lei e ci sta che abbia 40 anni e poi l'ha mm, messo sotto una macchina ed è morto. mm, E quello è il disincarnato che adesso non sa cosa fare ed è venuto nell'altra linea temporale dove mm. comunque ha ragione d'essere e di esistere perché è Sì, un fratello mai nato, ma si presenta come quarantenne. mm. Questa è Sì, una sì, infatti. spiegazione ipotetica, valida, che va a spiegare una visione contorta che magari avete voi. E quindi Elena non è attendibile, qualcuno dice, Mm, vabbè. vabbè, fa niente. Però, Mm, davanti a questa affermazione, io mi sono posto delle domande e mi sono dato delle ipotesi di ragionamento e di spiegazione, che secondo certo. me sono molto valide, che poi vanno a braccetto con la fisica quantistica, che comunque non ha capito Mm. niente. No, nessuno ha capito niente e nessuno può capire niente, perché se secondo me lo capisci, vai fuori di testa. È talmente un È casino troppo, no, è che non è talmente tanto, cioè, fatto per il cervello umano, non è fatto. esatto, Semplice, non possiamo vedere, no, no, mettere insieme tutto è impossibile, non no, ce la no, proprio facciamo. impossibile, no, no, Non abbiamo gli strumenti, esatto. il computer cervello non riesce a elaborare questa cosa se non andando in tilt. E quindi, Mm. siccome non dobbiamo andare in tilt, Esatto. non ci autoproteggiamo e non riusciamo a capirlo. Possiamo buttare delle ipotesi, senza Mm, dire, vabbè, allora questo lavoro non serve a niente, ma semplicemente utilizzando questa chiave di lettura per sviluppi sensati. mhm. Va bene, li salutiamo tutti. Nessuno si è Sì. fatto avanti per lasciare un messaggio. Il fratello, mai nato? Ma l'unica cosa è, come ti dicevo prima, ho cercato di tenerteli, di farli andare dove dovevano andare, ma sono voluti rimanere attaccati qua. Nient'altro. Va bene. Lo salutiamo, li salutiamo tutti. Mhm. Ehm, E andiamo alla vita più importante delle sue 921, oltre a questa, di Tiziana. Allora, la vedo come se fa un esercizio di meditazione, potrei dire, in una grotta, una specie di grotta eh, con le pareti ricoperte di cristalli e si illumina tutto. Cioè, vedo proprio questa grotta, no, dove lei è dentro e sta facendo meditazione e ci sono questi cristalli e il bordo della grotta intorno crea tutto un alone di luce. Ok. Questa è la vita che spiega le grandi capacità di Tiziana di oggi. Esatto, stavo per dire questo, sì, Infatti ce l'ha te la fatta. volevo chiedere dopo, poi ho detto, vabbè, non lo chiedo più, ma secondo me è arrivata quella Eh di sì, vita. sì, sì, Bene, per quello è con queste arrivato. grandi capacità ci avviamo alla Mhm, conclusione di questa sessione con l'intento di capire come adesso impostare, come Tiziano vuole impostare la sua esistenza per far fruttare al massimo queste capacità, mhm. priva Ah, di ogni interferenza, che va a togliendo la sedia da sotto il sederino del cluster e dell'avatar. Andiamo mhm. subito al cluster e all'avatar, anzi, siccome lei è in gamba, lei adesso diventa due tiziane, una va all'avatar e una va al cluster e fanno il lavoro contemporaneamente. Due twins, creiamo anche Mhm. noi cose in una sessione, due gemelle che poi tornano uno. Ok, sono tornate uno, sì.
Mhm. Ha fatto Ha tutto? fatto, sì, ha messo anche i due ad Eterno e Lo, gli ad Eternum Veritas. mhm. Lo spieghiamo a Tiziana, quelli legati più a una nuova versione legata al concetto di verità. Mhm. L'ha fatto prendendo, le due tiziane hanno preso ognuna un cristallo da quella grotta Mhm. e con in mano il cristallo, come se fosse una bacchetta magica, lei ha aperto il portale definitivo del cluster dell'avatar e ha preso tutto. Nel cluster ha buttato dentro, ha chiuso e dall'avatar ha preso l'avatar, ha buttato dentro e ha chiuso. E poi sempre col cristallo ha creato l'Ad Eternum e l'Ad Eternum Veritas in tutti e due i posti. Mhm. Benissimo. Ci sono ancora quelle entità del secondo universo, quella entità col fantoccio, Zeus, il falconiforme, l'EDL e l'entità mentale 4. No, non c'è più Il niente. progetto infossamento c'è ancora, No, no. le abduction, gli impianti che non abbiamo visto. C'era solo quello, no, c'era quello mentale e poi ne aveva tre qua, sei, due, quattro, sei che erano quelli dove agganciavano i tubi. Due Quando... alle ginocchia, come lei ha visto. Quelli era riuscita a eliminarli dopo che li ha visti, Mm. cioè consapevolizzandoli, poi li ha tolti. E quindi quali erano queste tre coppie? Dove erano? Erano qua, una, due e tre. Spalle, Ah, metatorso, sì. è che non ti vedo benissimo Ah, sotto. allora, due Mm, spalle, direi più o meno appena sotto il diaframma e poi sulle anche. ok. A chi servivano questi e a cosa? E durante l'abduction, quando Ah, vedevo collegati quei tubi che spingevano fuori la sua energia. mm, va bene. Non ci sono più. No, no. Nuova vibrazione. Le due Tiziana si sono riunite in una, vero? Sì, sì, sì. Noi che poi la restituiamo alla sessione bipolare. Dissociata. Una volta c'è lei, una volta c'è una voce bassa che dice cosa stai facendo? Così. 486 miliardi. 486. Però, nuova consapevolezza. 202. PS. In questo momento 78. Vite. 321. Ah, mazza. Cervello. Macca. 10,8 in questo momento. Ok. Con questa nuova condizione mi soffermo Mhm. solo sulla vibrazione che è a quasi 500. Chi delle 6 uova fiamme diventa pulcino? Perché quello mi dice già che posso crearla io, creo, la metto su quello vicino, quello al mare vicino. Mhm. Ma vibra simile o ha un valore riassuntivo simile? Magari più alto. Insomma, no, lui è 285, lei è 401. Bene, c'è del lavoro da fare. La fiamma tiziana non è una passeggiata comunque, è una guerra continua, Mm, un impegno continuo. Quindi comunque averla vicina alla metà della propria preparazione, esatto, va già bene, insomma. Messaggio mhm. finale di Tiziana a se stessa. Immagina e crea.
così. Basta, Mm, perfetto. mm. Io dico così. Come la vedi? Allora, la vedo in questa, direi potrebbe essere un ad eternum, quello di prima, o c'è uno simile, ne ha fatto, no? Che è molto in alto e proprio si muove nello spazio velocissima e muovendosi porta a sé, mentre passa porta a sé quello che vuole. Mm, mm. Ok. Lei dice che scrive, che pensa sempre immagina, puoi. Ecco. Mm, Meglio di così. mm. Ehm, come vedi la sua attuale relazione col militare? Vedo che lo si allontana. Pian- Cioè, verrà automatico, non so. Proprio. Mm. E i militari di inizio sessione sono ancora lì? O sono obliati? Mm. Sì, quelli là sono obliati e poi è come se si fosse creato un enorme guscio Mhm. intorno al nostro lavoro e loro da fuori cercano di entrare, vedono da fuori ma non possono entrare. Mm, mm. Va bene. Mhm. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo. Dimmi quando sei pronto. Stiamo sempre registrando. Eccomi. Conto da 1 a 5 e al 5 sei al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi. Buondì. Intanto, mentre ti chiedo come stai, Tiziana Ciao. attiva il tuo microfono. Bene. Siamo sempre in registrazione. Tutto bene? Mhm. Sì, sì. Eccoti. Grande. Ti sei divertita tutta la sessione? Sì, 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 molto. Come dire, come una matta potrei Sì, mi aggiungere. vedevo già proprio lì con bazooka di Ad Eternum pronta proprio a fare strage. Tu lo sai che ogni determinato che spari c'è una royalties da pagare a me. Guarda, ho ripreso a scrivere, ci credi? Che era da quando avevo 16 anni che non scrivevo più e mi sto scrivendo tutto quello che mi succede. Se poi faccio un libro, pago i diritti, eh? Paghi i diritti? No, beh, mi piace come hai cambiato discorso abilmente. Stiamo parlando di 1 euro ogni volta che ne usi uno, lo sai, vero? Eh. Poi. Allora, c'è stata una sessione, perché la prima sessione dove ho visualizzato è stata quella dove facevate un giretto alla sorgente. Mm. E io praticamente ho visualizzato questa grande caverna immensa che si usciva in questo prato super mega colorato, illuminato con questa sfera enorme e c'era una luce potentissima e ho proprio visualizzato questo e da lì è stato tutto un'escalation di momenti. Poi ho dei blocchi, ci riprovo, Sì, però beh. è stato un provarci. E tu hai parlato dei seguaci, la religione di Calci, e io ho scritto prima e dopo LC, avanti C, e dopo C. Stai Avanti creando Calci e dei dopo mostri. Calci, perché qui Dato è dei proprio mostri. prima e dopo Calci, non è che... Che vergogna. Che vergogna. Vabbè, parlando di cose serie, come stai? Come ti è sembrata la sessione? Ti sei ritrovata? Mi sembra di sì. Sì, 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 molto liberatoria. Direi che pensavo di avere più entità mentali, ma credo di avere già fatto un lavoro per conto mio in questi 4 Mm, mesi. Una mm. sessione al giorno vostra io me la guardo, minimo.
quando proprio sto un po' a terra me ne guardo tre, giusto per vedere un attimo di... Di recuperare. Mhm. Sì, sì, perché avevo proprio delle giornate che mi alzavo, mi svegliavo con, sai, proprio quando ti girano, ma senza motivo, ma veramente senza motivo. E quel progetto di inforsamento me lo sento tutto, mi sentivo come un macigno addosso che non capisci da dove viene e ora si riparte tutto da capo. No, ma tu come tutti, ma tu già sei a posto, insomma, tu hai Mm, tante capacità, tante, tante. mm. Quindi mi raccomando, facci sapere come va, vogliamo news e mica news. E poi hai la grande sfida, che è quella un po' di tutti, che però appunto parte da una che mi chiede una sessione con 300 vite, Mm. cioè che inizia con Molto 900. raro. Molto raro, anche la Bravissimo. consapevolezza, Mm, anche la mm, vibrazione, e infatti tu l'hai già messa in pratica. Questo periodo mm. d'attesa della sessione, per esempio, no? Che molti vivono come una condanna o come e tu l'hai vissuta come un'opportunità, ti sei vista delle sessioni e hai fatto delle cose e ce le hai riportate in sessione. Perché no? Sono Ma, sempre dell'opinione che lamentarsi porta proprio a niente. ma è Creare proprio... costruttivamente un senso a un episodio che si può definire negativo, devo aspettare un mese e mezzo, devo aspettare 2 mesi, fai delle Mm. cose, no? Vieni diversamente alla sessione, trova un L'idea fattore. era di venire alla sessione e fare testimonianza, Eh, perché perché no? sinceramente è proprio, cioè, la prima settimana che mi ho incontrato è stata come una trasformazione da Goku a Super Saiyan. È presente quando si Più o meno. trasforma, che è piccolino con i capelli neri e si trasforma, diventa tutta luce con i capelli biondi? Ah, Sono Io i più o Pokémon meno... questi? Eh? Sono i Pokémon questi? No. Guarda, è no. proprio l'immagine che sono Goku, questi cartoni di manga, però Pokémon. la sensazione che ho avuto proprio di come esplosione, che mi sono levata tanti pesi di dosso Mhm. e sta andando ancora meglio. Mm, Il fatto di fumarmi le canne era perché magari avevo paura di quello che vedevo e sentivo. Mi sono data questa spiegazione perché effettivamente non è cioè, se lo racconti a qualcuno ti manda una TSO, dipende a chi lo racconti, cioè che ah, senti certo. voci Stiamo registrando, ti ricordo. Non è un problema? no, che me ne frega. La pubblichiamo? Sì, sì, la pubblichiamo, la Ok, pubblichiamo. ci salutiamo, state un attimo in linea ancora. Resto la registrazione. Ciao ciao.